Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto. Oggi siamo tornati a Rioberto, ma sostanzialmente siamo andati molto più a monte. Siamo io e Luca Calabrese, che è qua dietro di me, Luca Kiss 70 su YouTube. Iscrivetevi al canale in caso in cui siete anche voi, come me, appassionati di ricerca dell'oro e prospezione. E soprattutto iscrivetevi al mio canale, in maniera tale da rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e sugli ultimi video. Mettete la campanella nel momento in cui volete soprattutto vedere i video appena usciti immediatamente. In questo contesto siamo un paio di chilometri più a monte rispetto ai video scorsi. Allora, siamo venuti più a monte principalmente per fare prospezione, perché la nostra idea è che da qualche parte l'oro che troviamo più a valle deve esserci a monte, da qualche parte deve pur arrivare. E quindi siamo alla ricerca non solo di pepite d'oro, di granuli d'oro, in generale di oro, ma siamo soprattutto alla ricerca di vene potenzialmente aurifere. Come fate a distinguerle dalle altre? Beh, principalmente voi vedrete delle vene composte da quarzo, un minerale lattiginoso, talvolta trasparente sul colore grigio, ma in questo caso specifico quello che voglio farvi notare è che il quarzo, nel caso in cui potesse rilasciare un po' di oro all'interno dell'ambiente, dovrà contenere anche dei solfuri all'interno. Solfuri, che cosa sono i solfuri? Sono dei minerali principalmente composti da zolfo e ferro. L'oro soprattutto tende a viaggiare nei fluidi che vanno a formare queste vene e quindi di conseguenza, una volta che si forma la pirite, tendenzialmente l'oro precipita e quindi voi, semplicemente trovando queste vene, avete qualche possibilità, frantumandole, di trovare anche dei piccoli granuli d'oro all'interno. Questo è l'obiettivo della nostra prospezione di oggi. Ci sono comunque diversi se e diversi ma. Prima di tutto iniziamo con alcune potenzialità del Rioberto a monte. Voglio farvi notare alcuni aspetti interessanti. Dove siamo adesso, in questa zona, ci sono affioranti delle vene quarzose all'interno del substrato. Si trovano anche all'interno dello stesso alveo del fiume, sotto forma di clasti, cioè di ciottoli piuttosto che di blocchi di varie dimensioni. Vedete? Questo blocco è composto principalmente da quarzo. Ci sono anche delle pattine di ossidazione composte principalmente da ossidi e idrossidi di ferro. Come fate a riconoscere anche voi le pattine di ossidazione? Semplicissimo, hanno un colore rossiccio. Mentre il quarzo ha un colore bianco lattiginoso, invece le pattine di ossidazione, soprattutto quelle composte da manganese e ferro, hanno un colore rossiccio. Vedete, questi ciottoli sono ricchi di queste pattine di ossidazione. Significa che semplicemente all'interno c'erano dei minerali costituiti da ferro, i quali, alterandosi chimicamente, perché dovete pensare che queste rocce sono esposte a tanto tempo sia all'acqua che all'aria, semplicemente rilasciano il ferro contenuto. Inoltre questi quarzi sono anche molto interessanti perché hanno delle zone, come questa ad esempio che vi indico, ricca di solfuri, i quali semplicemente sono stati alterati e hanno lasciato la depressione all'interno. Con una semplice raspa o anche solo col dito si possono già intravedere questi solfuri. Hanno semplicemente una morfologia circa cubica e sono molto alterati, sono molto rossicci. Questo è un ottimo indicatore che potrebbe esserci dell'oro all'interno del rio, perché semplicemente l'oro si trova anche nei solfuri. Fate attenzione, non vi ho detto che si trova sempre l'oro nei solfuri, però potrebbe essere un buon indicatore. Questi ciottoli inoltre non arrivano da molto distante, perché subito qua lungo l'alveo vediamo una fantastica vena costituita da quarzo e da solfuri che viaggia lungo tutto il costone. Questo è bedrock, cioè substrato roccioso. Questo semplicemente è parte della montagna. Questo è un rio montano, come ho già detto diverse volte. L'oro in questo contesto sì, si può trovare all'interno delle fessure, come potete vedere. Eseguendo la tecnica che si chiama crevicing si potrebbero andare a rimuovere tutti questi pezzi grazie a un palanchino, andare a lavarli, trovare dell'oro tra le fessure, però tendenzialmente un oro che ha viaggiato. Nel momento in cui voi invece fate un'altra tecnica che si chiama crushing, semplicemente andate a prendere questi frammenti, li andate a frantumare e cercate all'interno se ci fosse dell'oro. Fate attenzione che potreste trovare dei solfuri e l'oro è solo dentro i solfuri. Quindi non sempre l'oro lo troverete allo stato nativo, cioè libero nel quarzo. All'interno roccia madre però si possono intravedere delle vene. Queste vene sono molto alterate. Un test che andremo a fare sarà proprio andare a togliere queste vene, visto che si rimuovono facilmente in questo caso, e andare a lavare al piatto. Tenete però in considerazione che potreste non trovare dell'oro, però potreste anche trovarne qualcosa. Quindi questo è il secondo aspetto molto interessante. Il primo, ricapitolando, è che il Rioberto Monte vi sono affioramenti di vene
composte a quarzo e solfuri, un ottimo indicatore della presenza di oro. Inoltre c'è anche l'affioramento di questo substrato molto alterato, che si può andare anche a fare prospezione. Terzo aspetto molto interessante è la presenza di vasti sistemi di fratture nel bedrock, tali per cui è semplice farci prospezione, cioè far crevicing. L'oro, essendo molto pesante, va a concentrarsi all'interno delle fessure. Queste fessure, per essere semplicemente estratte, coltivate, sfruttate, necessitate di un piccolo palanchino. Vedete, tutti questi frammenti che si possono rimuovere, vi può essere dell'oro incastrato all'interno. Siamo arrivati a questa posizione, in questo punto, semplicemente risalendo man mano il fiume, come dovreste fare anche voi all'interno di una prospezione. Ora, qual è il programma di oggi? Il programma di oggi è molto semplice, vogliamo andare a capire da dove arriva l'oro del Rioberto. Questo è un quesito tutto meno che semplice, come capirete, ed è opportuno quindi andare a fare prospezione, cioè andare a rispondere ad alcune domande che ci si pone. Semplicemente la prima domanda è: c'è oro a monte? E se sì, quanto ce n'è? Che qualità ha? Le qualità principalmente le vedrete dal punto di vista morfologico, cioè ha una forma rugosa, è appiattito, è arrotondato. Alcune di queste qualità vedete già nel piatto, come semplicemente il granulo o la pagliuzza reagisce al vostro lavaggio. Una pagliuzza tendenzialmente molto appiattita tenderà a sfuggire durante il lavaggio, un granulo invece tenderà a rotolare, per esempio. Mi aspetterei, andando a monte, di trovare dei granuli, ma ciò non è ancora successo. Dovete sapere inoltre che l'oro magari viene rilasciato con una morfologia a granulo dalla vena aurifera, però man mano che viaggia semplicemente questo granulo diventa appiattito. Durante le piene soprattutto l'oro si può muovere, o anche all'interno delle fessure stesse non si muove, ma quel minimo di movimento che subisce durante le piene fa sì che il granulo si appiattisca e diventa una pagliuzza. Questo è il motivo per cui lungo i fiumi di pianura principalmente si trovano le pagliuzze e molto raramente i granuli. Quindi la prima domanda è appunto: c'è oro? E da lì nascono tante domande nel caso in cui ci sia oro, ad esempio la morfologia, ad esempio che quantità si trova di oro. La seconda domanda invece che ci si deve porre è: dove è depositato l'oro? Dove è concentrato? Ecco, sicuramente in prima battuta potreste trovare l'oro in questi contesti all'interno delle fessure. Semplicemente utilizzereste una tecnica chiamata crevicing, cioè semplicemente grazie all'utilizzo di un palanchino, di un piatto, di un setaccio e un paio di guanti, mi raccomando, se no vi tagliate, andate a rimuovere il poco sedimento rimasto intrappolato nelle fessure del substrato roccioso. Questo lo andate a lavare semplicemente col piatto. Se state cercando oro per la prima volta lungo un fiume, un rio di montagna, non sapete dove cercare, non sapete se c'è oro, non sapete quanto ce n'è, assolutamente cercate dove affiora il substrato roccioso, lungo le fessure. Quello è il posto migliore per trovare l'oro, e noi stiamo facendo infatti questo. La seconda tecnica, che secondo me vale anche la pena testare, è il campionamento vero e proprio dei sedimenti lungo i lati del fiume. Dovete cercare un ciottolame, dovete cercare un sedimento ricco di ciottoli o di massi di grandi dimensioni, tendenzialmente un sedimento molto antico, sarà leggermente rossiccio. Vi faccio vedere un esempio. Poco a valle rispetto a dove Luca sta lavorando, vediamo semplicemente il substrato roccioso nella parte bassa dello schermo. Al di sopra è appoggiato un sedimento alluvionale composto da ciottoli, ghiaia e sabbia. Ovviamente i ciottoli andranno a essere lavati, scartati insieme alla ghiaia, quello che rimarrà verrà passato al piatto. In questo contesto l'oro va a deporsi soprattutto nei primi 10 cm dove finisce il substrato roccioso. In questo caso questo è il substrato roccioso, qui inizia il ciottolame. Questo è un deposito alluvionale. Guardate ad esempio anche come cambia il colore. Un colore rossiccio, invece in questo caso è verde perché c'è il muschio al di sopra, ma se io andassi a rimuovere semplicemente il muschio comparirebbe un colore, in questo caso nerastro. In questo contesto l'oro dove si può trovare? Nei pressi di massi di maggiori dimensioni, nei primi 10 cm a contatto con il substrato roccioso, il quale agisce da orizzonte trappola. Inoltre il substrato roccioso, nel caso in cui fosse leggermente alterato, frantumato, potrebbe anche contenere dell'oro all'interno, quindi dovreste andare sia a togliere i primi centimetri sopra ma anche all'interno. Cercherò l'oro lungo le fessure, cercherò l'oro lungo i sedimenti posti a lato e cercherò l'oro anche all'interno delle vene quarzose. La ricerca dell'oro in questi contesti è una ricerca
principalmente legata anche un po' alla fortuna, ma c'è un'enorme dose di studio e osservazione a monte. E purtroppo non è uscito niente. C'è un po' di sedimento pesante, ma di oro niente. Però ci ha fornito un campione interessante del sedimento del fiume. Cioè semplicemente sappiamo cosa c'è all'interno del concentrato. C'è magnetite, granato, c'è anche un po' di ematite. Dei minerali che in realtà abbiamo già trovato a valle, però continuano a essere presenti anche a monte. Adesso abbiamo terminato il sondaggio del sedimento posto a lato, abbiamo visto che non c'è oro, andremo semplicemente a lasciarlo perdere per ora. Voglio però prima di tutto provare a setacciare e a lavare le vene che affiorano lungo i lati, molto alterate. Potrebbe esserci all'interno qualcosa di interessante. Andrò a rimuovere preferenzialmente queste vene chiare che vedete, soprattutto nelle località più rossicce, cioè dove erano presenti probabilmente dei solfuri. Quindi andrò a fare un piatto MyLab semplicemente composto solo da queste vene che andrò a prendere qua e là su questo versante. Vedete, è talmente questa vena alterata che addirittura fa una sorta di poltiglia. Questa poltiglia l'ho semplicemente messa all'interno del mio piatto, che andrà a essere lavato con molta cura, perché le vene, soprattutto quelle idrotermali ricche di solfuri, tendono a produrre molte argille. L'oro potrebbe essere proprio dentro quelle argille, quindi bisogna lavare con molta cura. Il lavaggio in questo caso deve essere un po' più lungo perché avendo queste masse argillose bisogna dargli modo di disfarsi. Niente di niente, ma me l'aspettavo che non ci fosse niente perché ovviamente trovare l'oro così non è proprio il posto migliore, però devo dire che visto che c'era l'occasione, nella prospezione si fa anche questo, si prova, poi non è detto che si scopra qualcosa di interessante, però bisogna provare. Quindi ora abbiamo testato il lato del fiume, i sedimenti alluvionali presenti, oro 0. Abbiamo testato queste vene affioranti lungo i lati nel substrato roccioso molto alterate, di nuovo oro 0. Diciamo che oggi ho fatto un po' un lavoro a gambero, di solito si parte dalle fessure e si va negli altri casi, però visto che avevo tutto accessibile dove sono sceso nel fiume, tanto valeva provare un piatto, un secchiello, nulla di più, sono dei test. Bisogna imparare a testare nella prospezione, bisogna imparare a vedere e anche a pensare fuori delle righe, ma al contempo anche utilizzando tecniche convenzionali, come ad esempio il crevicing.